La seconda fase è stata quella del disegno sulle tele, un disegno che viene fatto a carboncino con grande maestria dai pittori, scenografi e realizzatori, grandi pittori che mantengono questa tradizione sono Danilo Mancini, Alessandro Nico e la Tarcheoni. Questa è l'equipe che ha portato avanti tutta la parte pittorica. Si è iniziato con il secondo atto, che è stato il primo ad essere preparato, pitturando su una solida base di disegno tutte le componenti della scenografia, mantenendo sempre un solido impianto architettonico e intervenendo poi anche con le velature, con quei pennellate di lumeggiature che sono caratteristiche nel bozzetto, ma che si è cercato ovviamente di mantenere nonostante le dimensioni molto più grandi di una realizzazione a un bozzetto che in realtà è 40x30. Ecco, al termine della parte pittorica di ogni elemento si è passati alla confezione. La confezione, che vuol dire fortezzatura, creazione delle sacche nei fondali, al piede e in testa, l'occhiallatura per mettere i lanci per poterli appendere, le fortezzature anche degli elementi che in parte sono stati costruiti dalla falegnameria secondo la vecchia e storica tradizione della scenotecnica del teatro all'italiana. Molte parti dell'allestimento, soprattutto nel terzo atto, sono state per ovvie ragioni scenotecniche armate anche queste con la tecnica tradizionale fatta dalla falegnameria del teatro dell'opera, che anche in questo settore possiede dei bravissimi falegnami. Nel terzo atto poi è stato realizzato questo enorme ciclorama di 37 metri di lunghezza per 17, che praticamente occupava tutto il salone di scenografia e in questo caso non era possibile dipingere nient'altro. Questo enorme panorama del terzo atto di Tosca sarà montato su una enorme centina per dare questo grande respiro al bozzetto. Un altro aspetto molto interessante di questa realizzazione è stata la riproposta degli stessi mobili disegnati da Hohenstein per la prima. Stati realizzati con le stesse indicazioni che lui ha lasciato sui suoi disegni, cioè realizzati in mogano, tinti color mogano, con tappezzerie che richiamano il gusto del broccato Luigi XVI, dando addirittura delle indicazioni di tono, sui toni grigi, verdini. Per cui l'allestimento è fedelissimo. L'allestimento è un allestimento fedelissimo alle idee di Hohenstein, a quanto lui ci ha lasciato e quanto sicuramente è stato messo in scena nei primi del Novecento.